Partiamo da un presupposto, che per guarire un paziente bisognerebbe iniziare con il curare il suo microbiota, il microbiota intestinale. Oggi, proprio per questo, noi vogliamo porre la nostra attenzione sull'importanza del microbiota nell'insorgere delle malattie epatiche ed in particolar modo nell'insorgenza, nella genesi del fegato grasso, della steatosi epatica alcolica e non alcolica. Ma non solo di quella, anche l'insorgere della cirrosi epatica e del cancro praticamente del fegato. Il microbiota sembrerebbe responsabile della steatosi epatica. Esso fondamentalmente altro non è che il principale indiziato. Infatti molti ricercatori, in particolar modo i ricercatori francesi, hanno dimostrato che alcuni batteri dell'intestino giocano un ruolo fondamentale, un ruolo chiave nello svilupparsi della malattia detta appunto fegato grasso o steatosi epatica, in particolar modo nelle persone obese. In realtà la steatosi epatica è una malattia potenzialmente molto grave, perché può indurre, oltre che l'insufficienza epatica, anche può portare ad un quadro più grave di cirrosi epatica o addirittura, nei casi più gravi, all'insorgenza del cancro del fegato. E cosa hanno osservato i ricercatori? Che il microbiota intestinale contribuisce in un modo significativo al deposito dei grassi, dei lipidi nel fegato. E possiamo quindi affermare oggi con sicurezza che i pazienti obesi che sono colpiti da una contemporaneamente da steatosi epatica hanno un microbiota intestinale ricco di batteri deleteri in grado di produrre sostanze che a loro volta favoriscono l'immagazzinamento dei grassi. E da molto tempo noi abbiamo sentito parlare delle correlazioni fra l'intestino e il cervello, considerando l'intestino il nostro secondo cervello, il cervello emozionale. Oggi, ancora di più di queste affermazioni, possiamo dire che l'intestino con il suo microbiota intestinale è in grado di relazionarsi a tutti gli organi interni del nostro organismo, in particolar modo con il fegato, con i reni, con il cuore, con i polmoni. E soprattutto questo rapporto tra fegato e intestino, questa sorte di asse intestino-fegato, per noi diventa importante, ed importante è il rapporto chiaro che li correla, legato proprio al microbiota, alla componente batterica locale. Il microbiota è quindi responsabile della stretta correlazione che ha il nostro corpo, il nostro intestino con il resto del corpo, in particolar modo con organi emuntori importanti come il fegato e i reni. E da tutta la letteratura si evince che la comunicazione tra fegato e microbiota intestinale evidenzia come il microbiota intestinale sia coinvolto nello sviluppo e nella progressione dell'insorgenza, nella progressione delle malattie epatiche di vario tipo e quindi di varia gravità, e quindi ha assunto un significato importante in questo periodo. E conoscere i meccanismi che sono alla base di questo rapporto fra intestino e fegato soprattutto è quello che ci permetterà nel tempo di arrivare a nuovi approcci diagnostici, quindi avremo nuovi strumenti di diagnosi, ma nuovi strumenti di terapia, e ne parleremo. In particolar modo dell'acido fenilacetico parleremo. E le malattie a carico del fegato, dobbiamo ricordarle, sono in genere rappresentate da che cosa? Dal fegato grasso. Il fegato grasso, che può essere su base alcolica o su base non alcolica, comunque alla base di queste dell'insorgere di questi quadri steatosici di fegato grasso c'è sempre correlata un'eziologia a base infiammatoria. Proprio il fegato subisce il quadro dell'infiammazione cronica che spesso noi parliamo, e in questo diventa particolarmente importante la presenza della disbiosi intestinale. Infatti
in presenza di disbiosi intestinali, quella integrità fondamentale rappresentata dalla barriera intestinale risulta nel caso di disbiosi intestinale fortemente compromessa, permettendo quindi il passaggio all'interno del torrente circolatorio di tanti microrganismi e di tante sostanze tossiche, e in particolar modo sono proprio le endotossine batteriche, LPS, lipopolisaccaridi, e il DNA batterico in grado di attivare quei recettori immunitari epatici. Inoltre ricordiamo che il fegato, l'arrivo di queste sostanze, ma il fegato stesso è coinvolto in tutto il metabolismo degli xenobiotici, innescando, quando il fegato viene, diciamo, invaso dalle endotossine, dal DNA, dagli xenobioti, una cascata infiammatoria che può concludersi, se non trattata, nella trasformazione irreversibile di un tessuto epatico fisiologico in un tessuto fibroso e inerte. Ne abbiamo ampiamente parlando del fegato in precedenti video, in cui abbiamo parlato di quella barriera fibrosa, quella saracinesca, che le cellule di Ito, che normalmente sono gli spazi pelosinusoidali, la seconda barriera dopo le cellule di Kaffer, che rappresentano i macrofagi che colonizzano, che abitano il fegato, quando c'è il passaggio, il transito di sostanze tossiche, pericolose, di DNA, microrganismi pericolosi per gli epatociti, alzano questa barriera, la si trasformano in fibroblasti e formano un esito cicatriziale che porta a questi quadri di tessuto fibroso inerte del fegato. Andiamo a ricordare un attimo il metabolismo degli xenobiotici per capire anche, attraverso tutta la serie di passaggi che portano alla disattivazione degli xenobiotici e alla loro eliminazione, un po' quello che è lo stesso meccanismo che si trova alla base di tutti del fegato, che combatte contro tutti i veleni, contro tutte le sostanze tossiche, contro tutto il DNA. Con il termine xenobiotico, da xenos, che significa estraneo, bios alla vita, quindi a differenza di un probiotico che va a favore della vita, estraneo alla vita l'exenobiotico, che viene assorbito praticamente a vari livelli, non solo a livello intestinale può essere assorbito, ma può essere assorbito anche per trasporto attivo, diffusione passiva, diffusione facilitata, filtrazione, endocitosi, dalla pelle, dai polmoni e quant'altro. Gli stessi polmoni, dai reni, reni e fegato soprattutto, cercano di eliminare immediatamente come muntori queste endotossine, spesso lo fanno anche attraverso praticamente la pelle, e diciamo che una volta che questi xenobioti sono entrati all'interno praticamente in particolar modo del tratto gastrointestinale, ma anche in qualunque altro tessuto, essi vengono distribuiti a tutti quanti gli organi tramite il circolo sanguigno, che è legato diciamo in modo reversibile alle proteine plasmatiche, e questo i xenobioti si possono accumulare a vari livelli, a livello di membrane, ma in particolar modo del tessuto adiposo, perché gli xenobioti sono fondamentalmente delle sostanze dotate da lipofilia, sono sostanze grasse, adipose, che noi dobbiamo biotrasformarle. La biodegradabilità, la biodegradazione di queste sostanze, la biotrasformazione avviene principalmente in quale organo? L'abbiamo appena detto, nel fegato. E qual è quello che maggiormente porta tossine all'interno praticamente del nostro fegato? È proprio praticamente l'intestino, perché quelle che arrivano dai polmoni cercano di essere eliminate direttamente, escrete dai polmoni stessi, come quelle che passano a livello renale, cercano attraverso le cellule tubulari di essere eliminate, e poi vedremo quali sono le cellule deputate alla biotrasformazione. Ma il fegato è coinvolto nella biotrasformazione di tutte le tossine che gli arrivano, in particolar modo il fegato. Quindi noi, quando abbiamo un quadro disbiolico nell'intestino, il nostro fegato deve fare un lavoro pazzesco. E qual è la capacità di trasformare le sostanze, che sono principalmente sostanze lipofiliche, grasse, lipidiche, tende a renderle idrosolubili, evitandone quindi l'accumulo e favorendo l'eliminazione, perché se questo livello non riesce ad eliminarlo e quindi l'arrivo supera l'eliminazione, come succede all'alcol, lo trasforma in grasso, che è il meccanismo praticamente che apporta all'insorgere praticamente del fegato grasso. Per cui un quadro disbiotico con aflatossine, con altre tossine che vengono prodotte dai batteri patogeni presenti all'interno dell'intestino,
no? O potenzialmente patogeni, possono determinare, in particolar modo i gram negativi, oltre ai funghi come la candida, tendono a determinare l'insorgenza del fegato grasso. Il fegato, che abbiamo detto, cerca di reagire dando una biotrasformazione con due tipi di reazioni: le reazioni di tipo 1 della fase 1, che sono quelle di funzionalizzazione, e attraverso reazioni di ossidazione, idrolisi e riduzione cerca praticamente di renderle più idrosolubili. Se le sostanze hanno già una sorta di idrosolubilità, esse le trasforma attraverso la reazione della fase 2, o cioè le reazioni di coniugazione, che sono proprio di reazioni di coniugazione a ligandole a biomolecole ionizzabili o altamente idrofili, come l'acido glucuronico, l'acido solforico, gli stessi aminoacidi, il glutatione, oppure reazioni di coniugazione con bioreagenti apolari, cioè reazioni di metilazione e acilazioni, che tendono a rendere le sostanze idrosolubili ed eliminarle. Quindi noi abbiamo che questo fegato svolge un lavoro importante nella disintossicazione ed è programmato per questo, ma non dobbiamo sovraccaricarlo per non danneggiarlo. Quindi il modo con cui il fegato tende a disattivare le tossine o gli xenobioti è praticamente quello di renderle nettamente idrofili, quindi pronti per essere eliminati. E questo avviene attraverso le vie più comuni, che sono la via renale, la via biliare, la via fecale e la via essudativa. E quindi le fasi con cui una sostanza può arrivare al nostro fegato e intossicarlo sono l'assorbimento dai vari tessuti, polmoni, pelle, intestino, reni. Può essere distribuita attraverso il sangue ai vari organi, ma la biotrasformazione avviene soprattutto nel fegato, ma può essere trasformato praticamente anche, abbiamo detto, in misura minore a livello polmonare, renale e cutaneo, e l'escrezione avviene principalmente attraverso la bile con le feci. Ecco l'importanza di eseguire una pulizia del fegato indipendentemente dai calcoli biliari o meno, e quando praticamente ha superato, diciamo, il fegato, può coadiuvare la sua azione di eliminazione con i reni e i polmoni. Quindi tutte le reazioni di biotrasformazione avvengono nel fegato, le vie di escrezione avvengono attraverso gli altri organi. E l'uomo fondamentalmente può essere, diciamo, insieme ad altre specie animali, è continuamente esposto a queste tossine ambientali e a delle sostanze tossiche estranee, gli xenobiotici di natura prodotte dall'uomo, come gli antibiotici, come i disinfettanti, i conservanti, oppure di origine naturale, le stesse tossine, oppure i farmaci stessi. Dal punto di vista farmacologico, le tossine sono quelle che noi produciamo all'interno del nostro praticamente organismo, soprattutto il intestino, e la caratteristica della maggior parte degli xenobiotici è praticamente l'ipofilia, per cui ecco, quando sono in eccesso, la possibile insorgenza e l'accumulo di queste sostanze all'interno praticamente del fegato, portando alla formazione del fegato grasso, quando l'escrezione, che avviene sempre attraverso le soluzioni acquose, non riesce praticamente a renderlo idrosolubili, e la principale funzione appunto è quella di renderli idrosolubili e di eliminarli praticamente attraverso l'intestino, i tubuli renali, e quindi i meccanismi di difesa di noi esseri viventi, in particolar modo esseri umani, è quello di trasformarle in sostanze idrosolubili. Per cui noi chiamiamo le fasi di biotrasformazioni prima rendere la sostanza idrosolubile e poi coniugarla, cioè dargli una barchetta per essere eliminata. E la biotrasformazione può portare però anche a reazioni di inattivazione e a reazioni di attivazione dell'xenobiotico. Nel caso della bioattivazione, che possono dare inizio ad una serie di interventi come hanno come esito la morte cellulare dell'epatocita, danno praticamente teratogeno in un bambino, l'insorgere di tumori. E quindi dobbiamo ricordare che i principali organi di biotrasformazione sono la capacità metabolica, che è l'organo elevata, quale quella del fegato, media dei polmoni, dei reni e dell'intestino, bassa da parte della pelle, del testicolo, della placenta e del surrene.
Le cellule a più elevato contenuto di enzimi in grado di biotrasformare nei vari organi gli xenobioti sono nel fegato le cellule parenchimali, gli epatociti, nel rene le cellule del tubulo prossimale, non aspetti a che arrivi nel tubulo distale, nei polmoni le cellule di Clara, le cellule tipo 2 e le cellule nasali, nell'intestino le cellule della mucosa, nelle cute le cellule epiteliali e non lo stroma connettivale, il derma quindi no, nel testicolo le cellule dei tubuli seminiferi e le cellule sertoni. E quindi, capita questa importanza, dobbiamo vedere però come si relazionano praticamente il fegato con l'intestino, come possono arrivare queste biotossine, questi xenobioti al fegato. E si possono arrivare attraverso strade diverse con andamento bidirezionale e possono essere a carico del tratto biliare, della vena porta, quindi il sistema portale, e dell'arteria epatica del circolo sistemico. In particolar modo attraverso il tratto biliare sono gli acidi biliari che vengono sintetizzati dagli epatociti a partire dal colesterolo e servono questi sali biliari, acidi biliari ad eliminare ed assorbire i grassi, agendo soprattutto a livello del duodeno e dimostrando una stretta correlazione con il microbiota intestinale. Perché? Perché gli acidi biliari aiutano praticamente la colipasi, che si attiva in presenza degli acidi biliari, attiva l'enzima, la colipasi pancreatica, attiva la lipasi pancreatica per sciogliere i trigliceridi trasformandoli in mono e digliceridi e così possono essere riassorbiti e poi ricostruiti come trigliceridi all'interno della cellula intestinale per essere poi veicolati nel circolo linfatico. L'altra però condizione della stretta correlazione che hanno gli acidi biliari con il microbiota intestinale è che quando c'è una condizione di disbiosi intestinale si ha un sbilanciamento tra quelli che sono gli acidi biliari riassorbiti nell'ilio e ritrasportati nel fegato, che di norma è il 95%, e quella invece di parte di acidi biliari non coniugati che ritorna al fegato per assorbimento passivo, che rappresenta il restante 5%, e si crea un disequilibrio in particolar modo in presenza di disbiosi intestinale. L'abbiamo ripetuto più volte, si formano gli acidi biliari secondari in grande quantità e questi acidi biliari secondari prodotti in grandi quantità, che sono il desossicolico e il litocolico, sono quelli responsabili dell'insorgenza praticamente dei calcoli biliari. Lo squilibrio degli acidi biliari, quindi dovuto alla disbiosi, si riflette a sua volta nell'alterazione del circolo enteroepatico con effetti metabolici ancora non perfettamente più conosciuti, in grado di favorire una risposta immunitaria e l'evolversi della patologia epatica eventualmente già in corso. L'altra via con cui c'è bidirezionale, con cui comunica il fegato praticamente con l'intestino, con il fegato, e rappresenta poi il canale preferenziale attraverso il quale microrganismi e componenti giungono nel fegato in seguito alla compromissione della barriera intestinale che ci vuole, quella permeabilità intestinale, causando infiammazione e danno epatico, è proprio la vena porta e il sistema portale. L'altra via praticamente che assume importanza è la circolazione sistemica, che invece mette in comunicazione tutti i distretti dell'organismo e quindi porta tossine in tutto l'organismo, come porta da tutte le tossine che vengono prodotte nell'organismo dal metabolismo cellulare o dall'esposizione ambientale a sostanze praticamente xenobiotiche, arrivano praticamente nell'intestino. Quindi ricordiamo però che l'eccessiva proliferazione dei batteri intestinali associata a un danno della barriera intestinale fa sì che si riversi nell'intestino una grande quantità di endotossine batteriche in grado di attivare i recettori immunitari epatici quali il TLR4, il TLR9, il TLR2, che a lungo andare possono portare alla genesi dei processi fibrotici a carico degli epatociti. Un'altra conseguenza della disbiosi, oltre alle endotossine batteriche, è l'aumento della concentrazione sistemica nel sangue del TMAO, il trimetilamine N-ossido, che da un po' di tempo viene correlata al rischio cardiovascolare e a un accumulo progressivo di trigliceridi a livello epatico con l'insorgere appunto della steatosi epatica.
Anche la produzione di acidi grassi liberi risente di un alterato equilibrio batterico, generalmente infatti si osserva un calo nella produzione, in particolar modo di quegli acidi grassi liberi quali il propionato, l'acetato e il butirrato, ed è proprio il butirrato che è particolarmente importante nel mantenimento delle giunzioni epiteliali strette a livello intestinale, prevenendo la permeabilità intestinale, in quanto il butirrato è una fonte energetica per gli enterociti e quindi serve agli stessi enterociti per tenere strette le connessioni con gli altri e quindi evitare l'insorgere della permeabilità intestinale. Quindi sia il fegato che sia il microbiota intestinale rispondono inoltre alla introduzione di una sostanza tossica da tutti conosciuta, che è l'alcol, che incrementa proprio praticamente il loro metabolismo, e in particolar modo l'alcol, l'etanolo etilico all'etanolo, che viene trasformato in acetaldeide, va a compromettere quelle che sono le giunzioni epiteliali della barriera intestinale, andando quindi all'acetaldeide, facendo diminuire anche i livelli di butirrato di acidi grassi liberi, aumenta la permeabilità intestinale con il passaggio di componenti fisiologici nel circolo sanguigno. Quindi possiamo dire che il ruolo del microbiota intestinale è fondamentale e vitale nelle patologie epatiche. Ricordiamo quali sono le patologie epatiche: la non-alcoholic fat liver disease, la cosiddetta NAFLD, cioè le patologie da fegato grasso non alcolico, in cui i pazienti affetti da questa patologia presentano una eccessiva crescita batterica e una disbiosi intestinale, oltre a un accumulo progressivo di grassi a livello epatico, ed in particolar modo si è visto che c'è una stretta correlazione fra la severità del quadro fibrotico che può insorgere successivamente alla patologia del fegato grasso non alcolico con la presenza dei batteri gram negativi. Ricordiamo cosa sono i batteri gram negativi: sono quelli che sono responsabili di numerose malattie, sono quelli che alla colorazione gram si colorano di rosso rispetto ai positivi e si colorano di blu, e alcuni di questi microrganismi gram negativi sono dei commensali normalmente presenti nella flora intestinale, ma che in stretto rapporto commensale con batteri provenienti da serbatoi animali o ambientali possono causare quelle malattie. I batteri gram negativi causano infezioni non solo intestinali, ma anche a livello delle vie urinarie, a livello intestino danno la diarrea, la peritonite, possono dare quadri setticemici. Per ricordare alcune fra le patologie legate ai batteri gram negativi più importanti, ricordiamo patologie come la peste, come il colera, come il tifo, e dobbiamo dire praticamente che va a colpire soprattutto quelle aree dove praticamente i batteri dove c'è una scarsa igiene. Batteri sono batteri capsulati con una membrana sottostante che non gli permette praticamente di essere attaccati dai globuli bianchi. E quali sono le altre malattie oltre alla peste, il colera e il tifo? Sono la brucellosi, l'infezione da malattia da graffio del gatto, le infezioni da Escherichia coli, quello da Haemophilus influenzae, da Klebsiella, la malattia dei legionari, la pertosse, le infezioni da Pseudomonas, la shigellosi e la febbre tifoide. I gram negativi possono inoltre dare infezioni molto gravi come polmoniti, peritoniti, infezioni urinarie, infezioni del sangue, quadri di meningite, e oggi stanno presentando sempre una maggiore resistenza praticamente agli antibiotici. E l'antibiotico resistenza può essere dovuta a una qualsiasi delle possibili situazioni, quale diventare naturalmente resistenti praticamente agli antibiotici, sviluppando attività enzimatiche particolari, oppure acquisendo geni da batteri commensali e quindi diventando resistenti, oppure andando incontro a delle mutazioni. Oltre che alle patologie epatiche non correlate all'alcol, noi abbiamo le ALD, alcol liver disease, legate praticamente, e queste sono caratterizzate, come dicevamo prima, da un quadro disbiotico, sia per colpa dell'etanolo stesso, sia per colpa della acetaldeide che si forma
dalla trasformazione dell'etanolo, e in questo caso si è visto che praticamente in quelle alcoliche c'è una notevole proliferazione dell'enterobatteriacei e una riduzione dei bacteroides e degli lactobacilli, e soprattutto c'è una diversità nella crescita e nello sviluppo della candida, che da un certo punto di vista svolge un'azione antibiotica sulle enterobatteriacei, una candida controllata. Quindi la candida non è solo un nemico, ma potrebbe essere un amico, soprattutto contro le enterobatteriacee, che possono diventare invece sovrastanti nel momento in cui praticamente c'è un quadro di steatosi epatica, di fegato grasso, su base alcolica. E dobbiamo ricordare, proprio nei quadri di steatosi epatica legata all'assunzione dell'alcol, noi abbiamo quell'alterazione batterica enterobatteriacea che viene indotta appunto dall'uso prolungato dell'alcol, che può diventare reversibile solo in parte attraverso il supplemento di probiotici. Quindi già capiamo quanto sia importante il supplemento di probiotici. Qualcuno ha ipotizzato proprio in questi casi invece il trattamento con il trapianto di microbioma fecale. Poi abbiamo il quadro dell'acidosi epatica, che viene di solito considerata l'ultimo grado del danno epatico in grado di severità, e alterazioni batteriche sono state osservate in molti pazienti in seguito ad abuso di alcol oppure in quadri di epatite, e anche in questi quadri si è vista un'attivazione dei recettori epatici per endotossine batteriche, e questi recettori epatici, vi ricordiamo, sono il TR2, il TR4, il TR9, l'NL3, che di solito invece sono diciamo protetti in caso praticamente di fibrosi epatica. Il carcinoma epatocellulare, cui è possibile evidenziare un notevole cambiamento del microbiota intestinale, in particolar modo con l'accrescimento di quei gram negativi, quali l'Escherichia coli, e soprattutto è interessante l'osservazione della trasmigrazione dell'Helicobacter verso il tessuto tumorale. Un altro parametro molto importante correlato al carcinoma epatocellulare è la mancanza la perdita dell'integrità della barriera intestinale, e il ruolo dei batteri è stato praticamente proprio diciamo sottolineato, evidenziato dal fatto che, assumendo una significativa somministrazione di antibiotici ad alto aspetto, determina questa somministrazione un'attenuazione dell'infiammazione epatica e anche la riduzione della progressione del tumore stesso, quindi come se il tumore epatocellulare fosse praticamente, il carcinoma epatocellulare epatico fosse praticamente legato a questa alterazione della flora batterica intestinale, gram negativi e Helicobacter. In conclusione possiamo dire che il fegato e l'intestino comunicano fra di loro in modo attivo, che numerose patologie intestinali come numerose patologie epatiche condividono la disbiosi intestinale e un'alterata permeabilità intestinale, e che comprendere praticamente il meccanismo che si trova alla base di queste patologie potrebbe consentire la messa a punto di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per la prevenzione e il trattamento delle malattie epatiche. Quindi possiamo affermare che per la steatosi epatica il principale indiziato, il nemico, è il microbiota intestinale, e che gioca un ruolo importante nell'insorgenza del fegato grasso. E oggi praticamente possiamo quindi affermare, e in particolar modo abbiamo visto che tra le molecole tossiche che possono rappresentare un nuovo elemento diagnostico e prognostico della malattia è la presenza dell'acido fenillacetico. L'acido fenillacetico PAA potrebbe essere praticamente un marcatore facilmente misurabile nel sangue, che viene prodotto praticamente l'acido fenillacetico dal microbiota intestinale e aumenta nei soggetti affetti da obesità patologica e fegato grasso, e quindi praticamente può diventare importante nell'insorgere di queste patologie. Quindi oggi dobbiamo dire che
lo studio del microbiota intestinale e delle sostanze che esso produce, il ritrovamento a livello circolematico di questi biomarcatori potrebbe essere un indicatore chiaro della stretta correlazione tra intestino e malattie epatiche, e soprattutto un'attenzione a questi parametri e il cambiamento dopo terapia adeguata a livello dell'intestino e il cambiamento della presenza, l'abbassamento dei valori dei biomarcatori come l'acido fenilacetico potrebbero, diciamo, indirizzarci verso praticamente nuovi protocolli terapeutici. Quindi dobbiamo sempre ricordare la frase con cui abbiamo esordito, dicendo che per guarire un paziente bisognerebbe cominciare col curare il suo microbiota. Con questo spero di avervi diciamo, arricchito e risposto a chi mi ha chiesto diciamo, le strette correlazioni fra intestino e fegato grasso, e spero con questo di aver arricchito la vostra conoscenza. Grazie, grazie.